chicas, bienvenidas nuovamente a un altro video dove impareremo qualcosa sul mondo delle acconciature afro. Oggi di che cosa parleremo? Delle nostre treccine con la lana. L'ultimo video che avete trovato qui in questo canale avete imparato come fare le treccine con la lana. Per chi ha visto il video per come abbiamo fatto le treccine con la lana ha potuto scoprire che non parlavamo di lana, di quella lana 100% naturale di origine animale, cioè la lana che origina dalla pecora o altro animale, ma abbiamo visto la lana sintetica, e per lana sintetica mi riferisco all'acrilico, un lavorato 100% sintetico. Viene lavorato nello stesso modo della lana, ma non ha origine naturale o animale, ma è sintetico. E questo è il materiale che abbiamo utilizzato per fare le nostre trecce. Per chi non ha visto ancora questo tutorial, lascio sempre qui nella descrizione di questo video il link diretto al tutorial. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ora passiamo subito a noi, perché oggi parleremo di come mantenere le treccine con la lana sintetica, come le ho lavate, come le ho curate in questo periodo, per dormire, la durata, eccetera eccetera. Oggi scoprirete tutto quel che bisogna fare quando si portano le treccine con la lana. Se per caso dimentico qualcosa, sapete che avete a vostra disposizione la casella dei commenti per porre le vostre domande, a cui risponderò volentieri. Se vi piace questo video, io lo so che già vi piace, incominciate da subito a mettere like. Iniziamo subito per parlare della tempistica. Quanto ci è voluto per fare queste trecce? Ricordate che la tempistica dipende anche dallo spessore delle vostre trecce. Se farete delle trecce molto più fine o delle trecce più grosse. Io queste qui le ho fatte più grosse perché, come vi avevo accennato nel precedente video, non avevo intenzione di portare le treccine con la lana per molto tempo. Perciò ho fatto delle trecce un po' più spesse del solito. E in totale, tra la preparazione, il taglio della lana, le misure e tutto quanto, saranno state 3 ore, 5 ore al massimo. 3 ore per intrecciare, gli altri 2 di preparazioni. Vi ricordo che la tempistica non dipende soltanto dallo spessore delle trecce, ma dipende anche dall'esperienza che ognuna ha. Se siete principiante è ovvio che non potete finire le trecce in una tempistica compresa tra le 3-4 ore, ma ci vorrà molto di più, e sempre calcolando lo spessore delle vostre trecce e la tipologia di capelli che avete. Se avete i capelli afro, se avete i capelli molto lunghi, se sono ricci, se sono lisci, tutto questo viene a influire sulla tempistica delle vostre trecce. Quanta lana occorre per fare queste treccine? Per quanto mi riguarda, io ho utilizzato oltre 200 grammi di una lana che, come vi ho fatto vedere nel precedente video, non era molto spessa, perciò ho dovuto fare un lavoro di separazione di ogni singolo filo per ricreare delle sciocche di extension di questo spessore. Chi utilizzerà una lana un po' più spessa non dovrà fare la lavorazione che io ho dovuto fare per raggiungere quello spessore. Perciò io penso che, per andare sicuri, in base alla tipologia di lana che si acquista per fare le proprie trecce, dovrete acquistare sempre tra i 200 e i 400 grammi di lana, perché se non sapete lo spessore che volete per le vostre trecce, se avete intenzione di fare delle treccioline molto più piccole e molto più lunghe, avete bisogno assolutamente di oltre 200 grammi, quindi tra 300 e 400 grammi. Ma parliamo anche della tempistica. Ovviamente siete curiosi di sapere quanto tempo durano queste trecce. Allora, la tempistica è molto simile a quella delle treccine extension. Minimo un mese. Minimo un mese. Io queste qui avevo intenzione di portarle per pochissimo, anzi avevo pensato una settimana. Tempo di fare il video e poi cambiare acconciatura, perché avevo paura
paura che iniziasse la stagione un po' più calda di sentire caldo con le treccine fatte in questo modo. Invece c'è stata una svolta non solo per quanto riguarda il clima, ma per quanto riguarda la comodità di queste trecce. Mi sono trovata talmente bene che ho deciso di tenerle oltre al tempo che avevo previsto, e non solo le ho tenute un po' di più, perché in questo modo ho potuto anche valutare effettivamente quanto queste treccine potessero essere meglio delle treccine con le station o no. Quindi alla fine di questo video vedremo i pro e i contro delle treccine con la lana e treccine con le station. Metteremo in comparazione questi due materiali, ambidue sintetici, e vedremo insieme, scopriremo insieme quali sia più versatile dell'altro. Perciò, per quanto riguarda la durata rispetto alle treccine e station, le treccine con la lana io consiglierei di portarle per massimo 4 settimane, insomma un mese pieno, non andare oltre. Poi vedremo perché vi consiglio di non andare oltre e perché non si potrebbe andare oltre. Alcune sicuramente, vedendo le condizioni delle trecce, che oltre queste qui già hanno 3 settimane, credo anche che già è un mese che le porto, alcune, rendendosi conto, vedranno che magari i capelli non vanno troppo fuori, la radice intatta, non hanno alcun prurito, si sentono ancora bene, quindi le portano un po' di più. È ovvio che la durata è sempre relativa, io consiglio per tutte una durata, poi ci sta chi le porta un po' meno, chi le porta un po' di più. La stessa cosa succede con le treccine e station. Un'altra cosa che va a influire sulla durata è anche la cura, come vengono curate, quanto tempo vengono lavate, quante volte a settimana, se si mette la cuffia al dormire, se si va in piscina, se si va al mare, se si fa sport e se suda spesso, e una serie di cose vengono a influire anche sulla durata delle tue treccine, non solo con la lana ma anche station. Vediamo ora il lavaggio, cosa fare, come comportarsi quando laviamo le nostre treccine con la lana. Per quanto riguarda il lavaggio, io vi consiglio un lavaggio semplice, perché molte di voi sicuramente porterete le treccine con la lana in estate o in primavera. Anche se le portate in estate, fate un lavaggio sempre semplice, breve. In questo modo evitate di bagnare completamente tutto l'intreccio. In estate, ovviamente, come succede anche per il Kanekalon, le treccine si asciugano velocemente. Le ponete al sole, si asciugano al vento, uscite, si asciugano velocemente. Se fate le treccine in inverno o in primavera, fate il lavaggio semplice. Il lavaggio semplice comunque ve lo spiego già in un altro video che vi lascio il link qua sotto. Adesso vediamo velocemente le spiegazioni di come dovresti fare per lavare le vostre trecce con un lavaggio semplice. Per semplice mi riferisco a non bagnare completamente la conciatura, tutti i capelli, ma concentrarsi sulla cute. Io quello che consiglio spesso è di riempire, come vedete, un spruzzino, prendete qualsiasi, di riempirlo di acqua e aggiungere una goccia, una noce di shampoo. Lo shampoo che consiglio sempre è uno shampoo senza siliconi, senza parabeni. Almeno io utilizzo sempre prodotti naturali, utilizzo tutti i prodotti di questa linea Organic Shop, vi lascio il link qua sotto. Di questa linea qui io utilizzo anche la maschera, che è questa qui, per quando tolgo le mie treccine, mi faccio l'impacco. Quindi di questa stessa linea ho lo shampoo, io ci metto una noce dentro la bottiglietta, lo diluisco bene e incomincio a spruzzare il tutto nella mia cute. Lego le punte delle mie trecce, così evito di bagnarle, e mi concentro sulla cute, ragazze, non vado oltre. È come se io utilizzassi
uno shampoo secco, praticamente l'ho fatto a casa, quindi non dovete bagnare assolutamente tutto l'intreccio, ma vi concentrate sulla cute e incominciate, ecco, a pulire le vostre trecce, qui, parti per parti. Se desiderate fate prima la parte davanti, dopo dietro, da un lato, dall'altro lato, piano piano. Dopodiché potete sciacquare, ma sempre questa parte, quindi reggete tutti i capelli, vi mettete sotto alla doccia o nel lavandino e sciacquate tutta questa parte, oppure prendete un altro spruzzino, ma questa volta solo con l'acqua, e spruzzate tanto con la noce di shampoo che avete aggiunto all'acqua, diluendo nell'acqua. Non è che i capelli faranno tutta queste schiume, quindi rimarranno schiumate che poi dovete per forza sciacquare. No, è solo un modo per igienizzare la vostra cute, pulirla, profumarla, e soltanto questo. Prendete per asciugare un asciugamano e incominciate a tamponare. Dopo che avrete tamponato potete utilizzare il phon e asciugare completamente le vostre trecce. Questo è il lavaggio semplice, vi ho appena spiegato quello che troverete qui sotto nel link diretto al tutorial. Se avete comunque domande, non è stato capito il lavaggio semplice, potete scrivermi nei commenti. Quindi le vostre trecce con la lana, nello stesso modo che le treccine o le twist, quando le portate in inverno, devono essere lavate con il lavaggio breve, e anche loro minimo una volta, massimo 2 a settimana. Ricordate sempre che i vostri capelli sono coperti dall'intreccio, quindi non hanno bisogno di essere lavati e spesso. Concentratevi soltanto sulla cute, che sarà la zona che si andrà a sporcare. Finito il lavaggio, se notate che la vostra cute è un po' secca o irritata, ricordatevi di utilizzare un olio nutriente, un olio d'argan, per mantenere la vostra cute nutrita e non secca, asciutta, che spesso è la causa della fuoriuscita di le bolle o del rossore, o addirittura la causa delle crosticine o del prurito. Ma passiamo subito ai consigli che riguardano il dormire. Nel nostro sito, vi ricordo, nel sito di Treccemania troverete un blog, una sezione dedicata completamente alla cura delle vostre treccine. Adesso ci potete aggiungere anche la cura delle treccine con la lana, che non cambia molto da quello che bisogna fare con le treccine con le station. L'unica differenza con le treccine station è possono essere diciamo gestite un po' meglio. Come vedete, colgo, voglio e voilà, le mie trecce non mi danno fastidio. Con le treccine station per dormire spesso vi consigliavo di raccoglierle in cignon oppure in una coda morbida all'ora di dormire e metterle sul cuscino. A qualcuno ho suggerito anche di utilizzare una calza collant, tagliarla, mettere le trecce dentro e infilarle come una cuffia. Ora potete, per chi non l'ha mai fatto, acquistare la vostra cuffia della nonna. Vi ricordate, a molte di voi, che vi ho detto la cuffia della nonna, però nessuna ha mai indossato la cuffia della nonna. Io sono orgogliosissima di indossarla. Non c'è notte che io vada a letto a dormire senza la cuffia della nonna, e quando faccio il watch day io faccio l'intera giornata con la mia cuffia. Chiunque venga a casa mi vede con la mia cuffia, non c'è verso che io la tolga. Quindi ecco la mia cuffia, raccolgo le mie trecce. Cuffia, io ho le mie trecce perfettamente raccolte, adagiate, comodamente servite, come vogliate. Le mie trecce sono raccolte, sono messi là dentro e io me ne vado a dormire. Certo, succede quelle notti in cui io non so cosa succeda, mi sveglio e la mia cuffia è da una parte e le trecce sono dall'altra, ma
nel generale spesso questo mi aiuta a mantenere le trecce molto di più, soprattutto a proteggere questa parte che vedete qui, la parte della ricrescita. Io già è un mese che porto queste trecce, ho parecchia ricrescita, anche perché le mie trecce sono spesse e quando sono di questo spessore si nota molto di più la ricrescita. Quando sono un po' più piccoli si nota meno la ricrescita o riesce a essere gestita meglio. In ogni caso, se vi dovessi capitare dopo un mese e avete intenzione di portare ancora di più le vostre trecce, ricordatevi, è consigliabile fare almeno un ritocco delle trecce messe peggio o quelle davanti, così possiate andare avanti per un altro po' senza rischiare di danneggiare i vostri capelli. Quindi ritoccate le vostre trecce se volete andare oltre al mese, altrimenti scioglietele. Quindi per dormire mi raccomando, cuffia della nonna, o raccoglietele in chignon o fate una coda morbida. Potete indossare anche una bandana per proteggere questa zona solo, che è la parte che andiamo a strusciare con il cuscino, oppure semplicemente fregatevene e fate durare le treccine quanto durano. Non siete obbligate a fare tutto questo è consigliabile nel caso si voglia mantenere le treccine in buon stato per tutto il periodo in cui si porteranno. Invece se si vogliono portare le trecce in spensieratezza, si portano senza pensare alla manutenzione e tutto quanto, durano una settimana, due, le sciogli e basta. Quindi anche questo potrebbe succedere, non siete tutte tenute a mantenerle in perfetto stato per tutte quelle settimane, di avere anche le stress e l'ansia di non far fuoriuscire un capello fuori dall'intreccio. Quindi tranquillissime, questi sono dei consigli per chi vuole farle durare un pochino di più. Ora vediamo i pro e i contro che ho riscontrato indossando le treccine con la lana e le treccine con l'Station. Io inizio a parlarvi subito del peso. Ho subito notato che non pesavano per niente, almeno queste, pur essendo un po' più spesse, non ho sentito per niente del peso e nemmeno quel stretto fastidioso che si può riscontrare con le treccine. Per quanto riguarda invece un altro dettaglio che io ho riscontrato, quando qualcuno mi domandava ma perché non fai mai le treccine con la lana, le treccine con la lana? Io le treccine con la lana non li facevo perché, come vi ho accennato nel precedente video, mi trovavo molto bene col canecalo, anzi mi trovo ancora molto bene col canecalo, quindi non volevo rimpiazzarlo con un materiale che si utilizzava prima che ci fosse il canecalo, quindi non volevo fare passi indietro quando ormai ero andata avanti. Non so se mi spiego. Un altro aspetto era il fatto che io, essendo proveniente da un paese molto caldo, dove fa caldo, diciamo che ho sempre evitato di portare qualcosa che mi desse del caldo nella testa, e queste qui che vedete sono perfette in inverno e in primavera, ma non in estate. E in estate, fidatevi ragazze, non ve ci vedo con le treccine con la lana, anche se è acrilico e l'acrilico è molto caldo, mentre le treccine Station le potete portare in qualsiasi stagione, qualsiasi style, e sta a voi ovviamente vedere come gestirle. Le treccine con la lana le sconsiglio in estate. Un altro aspetto che ho valutato nei pro e nei contro è al momento del dormire. Mentre le mie treccine Station per me è quasi impossibile metterle tutte dentro la cuffia perché sono sempre tante e lunghissime, le treccine con la lana sono riuscita a metterle perfettamente dentro la cuffia. Con le treccine Station diciamo che questo processo di solito mi riesce un po' più difficile e tendo sempre a fare uno chignon alto per andare a dormire. Invece per
quanto riguarda il lavaggio, le treccine Station ci sono diversi modi per lavarle. Le puoi lavare sotto la doccia e nel lavandino, le puoi fare il lavaggio semplice come ho spiegato prima. Invece per quanto riguardano le trecce con la lana, io sconsiglierei il lavaggio sotto la doccia, ma solo quello semplice. Invece per concludere vi dico le tempistiche, sono molto simili, ma vi posso assicurare che le treccine Station possono durare un po' di più. Allora chiquiticas, amigas de Trecemania, io penso di aver detto tutto. Se ho dimenticato qualcosa, vi trovate tutte le informazioni sempre nella descrizione di questo video. Voi dovete andare a leggervi la descrizione del video, perché vedo spesso che mi fate domande che si trovano all'interno di video oppure nella descrizione di video oppure nei commenti. Fatevela una cultura che vi questa. Prima di concludere vi ringrazio nuovamente a tutte per la visualizzazione, per il sostegno che date al mio canale tramite un like, un commento, una condivisione o iscrivendovi. Io vi sto offrendo del materiale che a voi interessa, vi è utile in qualche modo. In cambio cosa vi chiedo? Un sostegno al mio canale con un like, iscrivendovi, attivando la campanella. È semplicissimo. Quindi se volete che Trecemania continui a pubblicare del contenuto interessante ed utile per voi, sostenetela. Ora che già vi ho detto tutto, posso finalmente salutarvi e darci appuntamento al prossimo video che troverete qui nel canale di Trecemania dedicato al mondo dell'intrecci afro e non solo. Un besito a todas e buon divertimento con le vostre trecce con la lana. Ciao!